Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Preparati a esercitare il tuo italiano e a diventare più fluente. I sottotitoli sono disponibili, attivali dalle impostazioni. Il link al PDF è in descrizione. Metti like e iscriviti. Scrivi nei commenti l'argomento che vuoi vedere e premi il pulsante hype per dare più visibilità al video. Iniziamo. Ciao Tom, come stai oggi? Ciao Alice, sto bene, grazie. E tu? Anch'io sto bene. Oggi voglio parlare dell'ultima volta che abbiamo aiutato qualcuno. Ti ricordi di quando hai aiutato qualcuno di recente? Sì, mi ricordo. Ho aiutato il mio vicino la settimana scorsa. E tu? Ottimo, io ho aiutato un'amica sabato scorso. Puoi dirmi di più su come hai aiutato il tuo vicino? Certo, il mio vicino, il signor Smith, è un uomo anziano. Vive da solo e il suo giardino era molto trascurato. L'ho visto lottare con le erbacce e le piante, così gli ho offerto il mio aiuto. È molto gentile da parte tua. Cosa hai fatto per aiutarlo? Ho passato tutta la mattina con lui. Abbiamo estirpato le erbacce, annaffiato le piante e persino piantato dei fiori nuovi. È stata un'impresa faticosa, ma il signor Smith era molto felice. Posso immaginarlo. Ti è piaciuto lavorare in giardino? Sì, mi è piaciuto. Mi piace fare giardinaggio, ed è stato bello parlare con il signor Smith mentre lavoravamo. Mi ha raccontato molte storie sulla sua vita. Sembra una giornata divertente. Io ho aiutato la mia amica Sara in un altro modo. Si stava trasferendo in un nuovo appartamento e aveva bisogno di aiuto con le scatole. È stato utile. Traslocare può essere molto stressante. Sì, lo è. Sono andata al suo vecchio appartamento sabato mattina. Abbiamo impacchettato le scatole, le abbiamo caricate in macchina e siamo andate al suo nuovo posto. Hai lavorato tutto il giorno. Non tutto il giorno, ma sono rimasta per alcune ore. Abbiamo lavorato insieme e abbiamo anche pranzato in un piccolo caffè vicino al suo nuovo appartamento. È bello. Aiutare un'amica rende il lavoro più facile. Sono d'accordo. Quando aiutiamo qualcuno, passiamo anche del tempo insieme e a volte creiamo nuovi ricordi. Dopo aver aiutato Sara, mi ha detto che si sentiva meno stressata e molto grata. Anche il signor Smith mi ha ringraziato molte volte. Ha detto che sono stato molto gentile e che non sarebbe riuscito a farcela da solo. È stato gratificante aiutarlo. Aiutare gli altri mi fa sempre sentire felice. È un modo semplice per mostrare gentilezza. Sì, e non deve necessariamente essere un grande gesto. Anche piccoli aiuti, come portare una borsa o dare indicazioni, sono importanti. Esattamente. Cerco di aiutare i miei amici e i miei vicini ogni volta che posso. Questo rende la nostra comunità più forte. Sono d'accordo. Quando ci aiutiamo a vicenda, creiamo un ambiente amichevole e solidale. Penso che aiuterò di nuovo il signor Smith la prossima settimana. Gli ho detto che sarei tornato per annaffiare le sue piante. È una grande idea. Ho intenzione di visitare Sara spesso per aiutarla con piccole cose nel suo nuovo appartamento. È bello sapere che possiamo aiutare i nostri amici e vicini. Rende le nostre giornate più luminose. Sì, ed è positivo anche per noi. Aiutare gli altri mi fa sentire orgogliosa e felice. La penso allo stesso modo. Cerco sempre di aiutare quando posso. È uno dei migliori modi per dimostrare che ci teniamo. Tom, puoi dirmi di più sul signor Smith? L'ho visto nel quartiere. Certo, il signor Smith è molto anziano, forse ha 80 anni. Vive da solo e a volte sembra solo.
Ama il suo giardino, ma è difficile per lui prendersene cura da solo. Capisco. È per questo che il tuo aiuto era così importante. Sì, e gli piace anche parlare. Quando abbiamo lavorato insieme, mi ha raccontato storie della sua famiglia e della sua giovinezza. Ho imparato molto da lui. È meraviglioso. Spero di incontrare il signor Smith un giorno. Lo farai. Ho intenzione di invitarti nel mio quartiere la prossima settimana. Mi piacerebbe molto. E per quanto riguarda Sara, puoi dirmi di più su di lei? Sì, chi è Sara? Sara è una mia amica del college. Abbiamo studiato arte insieme. È molto creativa e gentile. Quando ha chiesto aiuto per il suo trasloco, sono stata felice di aiutarla. Traslocare è difficile, specialmente per qualcuno giovane e occupato. Cosa hai fatto con Sara? Abbiamo impacchettato le sue cose in scatole. L'ho aiutata con gli oggetti pesanti come il divano e il letto. Abbiamo anche pulito il suo vecchio appartamento prima di partire. Sembra un gran lavoro, ma sono sicuro che fosse molto grata. Sì, lo era. Dopo aver finito, abbiamo festeggiato con pizza e bibite. È stata una conclusione divertente e rilassante per una giornata intensa. Mi piace che abbiate trovato il tempo per festeggiare dopo aver aiutato. Rende il lavoro più piacevole. Tom, perché pensi sia importante aiutare gli altri? Penso che aiutare gli altri sia importante perché dimostra che ci teniamo. Quando aiutiamo qualcuno, rendiamo la loro vita un po' più facile. Sono d'accordo. Aiutare gli altri può fare una grande differenza, anche se è un piccolo gesto. Sì, e rende anche la nostra comunità più forte. Quando le persone si aiutano a vicenda, ci sentiamo tutti più connessi. Anche io lo sento. Nel nostro quartiere, le persone spesso si aiutano l'un l'altra. Questo mi fa sentire al sicuro e felice. L'ho notato anche nella mia strada. La settimana scorsa ho visto un vicino aiutare un altro vicino a riparare la sua recinzione. È stato molto bello da vedere. È un buon esempio di spirito comunitario. Penso che quando aiutiamo, impariamo anche cose nuove. Ho imparato alcuni consigli di giardinaggio dal signor Smith. E io ho imparato a impacchettare meglio le scatole e a sollevare oggetti pesanti in modo sicuro con Sara. Aiutare gli altri può insegnarci nuove abilità. Sì, e rende le nostre giornate più interessanti. Cerco sempre piccoli modi per aiutare. A volte tengo la porta aperta per qualcuno o aiuto un bambino con una domanda semplice. Lo faccio anch'io. Do anche indicazioni quando vedo qualcuno perso o aiuto a portare una borsa se vedo qualcuno in difficoltà. Ogni piccolo gesto di gentilezza conta, rende il mondo un posto migliore. Ne sono convinto. Anche un sorriso o una parola gentile possono far sentire qualcuno meglio. Tom, pensi che aiutare gli altri sia facile o difficile? Penso che aiutare sia facile se hai voglia di farlo. Non richiede sempre molto tempo o denaro. Sono d'accordo. Aiutare può essere semplice come offrire il proprio tempo o una parola amichevole. Sì, e molte persone sono felici di aiutare se possono. Mi sento bene quando aiuto perché so di fare la differenza. La penso allo stesso modo. Quando aiuto, aiuto anche me stessa a sentirmi più positiva. Esattamente. Aiutare gli altri mi fa sentire orgoglioso e parte di una comunità. Voglio aiutare di più in futuro. Forse mi unirò a un gruppo di volontariato locale. È un'ottima idea. Ho pensato di fare volontariato in un centro comunitario o in una mensa per i bisognosi. Sì,
Il volontariato è un modo meraviglioso per aiutare molte persone contemporaneamente. Ci penserò anche io. Forse potremmo fare volontariato insieme un giorno. Mi piacerebbe molto. Possiamo pianificare una giornata per visitare un centro comunitario o un evento di pulizia di un parco. Sembra divertente, non vedo l'ora. Alice, pensi che aiutare qualcuno cambi in qualche modo la persona? Sì, lo credo. Quando aiuti qualcuno, gli mostri che non è solo. Questo può farlo sentire curato e supportato. Sono d'accordo. L'ho notato con il signor Smith. Dopo averlo aiutato, sembrava più felice e rilassato. Sorrideva di più quando parlavamo. È molto bello. E con Sara, penso che il mio aiuto abbia reso il suo trasloco meno stressante. Mi ha detto che si sentiva molto grata e più rilassata nella sua nuova casa. Aiutare può cambiare la giornata di una persona o anche un po' la loro vita. È una cosa potente. Sì, ed è qualcosa che tutti possiamo fare. Anche piccoli gesti di gentilezza possono avere un grande impatto. Cercherò sempre di aiutare quando posso. È positivo per me e per gli altri. La penso allo stesso modo. Voglio essere una persona che aiuta e si prende cura degli altri. Alice, come possiamo incoraggiare più persone ad aiutare gli altri? Penso che possiamo parlare delle nostre esperienze e dimostrare che aiutare è facile e gratificante. Sì, condividere le nostre storie può ispirare gli altri. Racconto spesso ai miei amici del mio tempo con il signor Smith. Questo li fa venire voglia di aiutare anche loro. Racconto ai miei amici di aver aiutato Sara e molti di loro dicono che vogliono aiutare qualcuno il prossimo weekend. È fantastico. Possiamo anche invitare le persone a unirsi a noi quando aiutiamo. Ad esempio, la prossima volta che visito il signor Smith, posso chiedere a un amico di venire con me. È una buona idea. Inviterò un'amica a fare volontariato con me al centro comunitario. Insieme possiamo fare una differenza maggiore. Credo che quando più persone aiutano, la nostra comunità diventi più forte e amichevole. Sono d'accordo. Aiutare è un modo semplice per dimostrare che ci teniamo l'uno all'altro. Tom, cosa hai imparato aiutando il signor Smith? Ho imparato che anche un piccolo aiuto può fare una grande differenza. Ho anche appreso alcuni consigli di giardinaggio e nuovi modi per curare le piante. È interessante. Io ho imparato a impacchettare meglio le scatole e come sollevare oggetti pesanti in modo sicuro. Ho anche capito che pianificare un trasloco richiede molto lavoro. Sì, ed è importante pianificare. Aiutare gli altri ci insegna anche nuove abilità e ci rende più consapevoli della nostra comunità. Sento che ogni volta che aiuto, imparo qualcosa di nuovo su di me e sugli altri. Sono d'accordo. Aiutare ci fa crescere e diventare persone migliori. Voglio continuare a imparare e aiutare. Forse la prossima volta aiuterò con un compito diverso, come cucinare o fare la spesa. È un'ottima idea. Anche io vorrei aiutare in modi diversi. Possiamo provare cose nuove e vedere come possiamo aiutare più persone. Sì, non vedo l'ora. Aiutare non è solo una cosa, può essere molte cose. Alice, hai qualche piano per aiutare qualcuno di nuovo presto? Sì, ho intenzione di visitare il signor Smith la prossima settimana per aiutarlo di nuovo con il suo giardino. Porterò alcune piante nuove e lo aiuterò a sistemarle. È meraviglioso. Ho in programma di visitare Sara questo weekend. L'aiuterò a pulire il suo nuovo appartamento e magari cucineremo insieme un pasto semplice. Sembra un bel piano.
Sono sicura che sia il signor Smith che Sara saranno molto felici di vederti. Spero di sì, mi sento sempre bene quando aiuto. Rende il tempo trascorso insieme più speciale. La penso allo stesso modo. Aiutare è un modo per dimostrare che ci teniamo. Voglio continuare ad aiutare i miei vicini e amici. Forse parteciperò anche a un evento di beneficenza locale. È un'ottima idea. Mi piacerebbe partecipare a un evento di beneficenza anch'io. Possiamo aiutare molte persone e imparare cose nuove insieme. Sì, non vedo l'ora del nostro prossimo giorno di aiuto. Tom, pensi che aiutare qualcuno sia importante per la nostra comunità? Sì, credo che aiutare sia molto importante. Rende la nostra comunità più forte e più solidale. Quando le persone si aiutano a vicenda, si sentono più connesse. Sono d'accordo. Nel nostro quartiere molte persone si aiutano. Questo mi fa sentire al sicuro e felice. L'ho notato anche nella mia strada. La settimana scorsa, un vicino ha aiutato un altro vicino a riparare la sua recinzione. È stato molto gentile. È un buon esempio di spirito comunitario. Aiutare dimostra anche che ci teniamo agli altri. Rende la nostra comunità un posto migliore in cui vivere. Sì, e quando aiutiamo, impariamo anche l'uno dall'altro. Ho imparato alcuni consigli di giardinaggio dal signor Smith e ho preso nuove abilità nel fare le valigie da Sara. Aiutare è una via a doppio senso. Diamo aiuto e a volte riceviamo nuove conoscenze o un sorriso in cambio. Voglio continuare ad aiutare e imparare. Rende la vita più interessante. La penso allo stesso modo. Cercherò sempre di aiutare quando posso. È uno dei migliori modi per dimostrare gentilezza. Tom, prima di concludere la nostra conversazione, puoi raccontarmi ancora una volta come hai aiutato il signor Smith? Certo, la settimana scorsa ho visto il signor Smith nel suo giardino. Stava lottando con le erbacce e i vasi pesanti. Gli ho offerto aiuto e abbiamo trascorso la mattina insieme. Abbiamo estirpato le erbacce e annaffiato le piante e persino piantato dei fiori nuovi. Era molto grato e abbiamo parlato a lungo. Ho imparato molte storie sulla sua vita. È molto bello. Sono contenta che tu abbia potuto aiutarlo. E io ho aiutato la mia amica Sara quando si è trasferita in un nuovo appartamento. Abbiamo impacchettato le scatole, sollevato oggetti pesanti e persino pulito il vecchio posto. Dopo abbiamo festeggiato con la pizza. È stata una giornata divertente. Aiutare rende il lavoro duro più facile e a volte persino divertente. Sono d'accordo. È sempre bene pianificare un po' di tempo per aiutare e anche per rilassarsi dopo. Sì, la pianificazione è importante. Controllo sempre il mio programma prima di offrire aiuto. Voglio assicurarmi di avere tempo per dare il massimo. Faccio lo stesso. Pianifico sempre le mie giornate di aiuto nei fine settimana, quando sono libero. Alice, hai qualche pensiero finale sull'aiutare gli altri? Voglio solo dire che credo che aiutare sia molto importante, ci rende gentili e forti. Quando aiutiamo, dimostriamo che ci teniamo alla nostra comunità e ai nostri amici. Concordo con te. Aiutare gli altri è una delle migliori cose che possiamo fare. Rende il mondo un posto migliore, un piccolo gesto alla volta. Sì, e voglio incoraggiare tutti a provare ad aiutare quando possono. Anche un piccolo gesto di gentilezza può fare una grande differenza. Continuerò ad aiutare i miei vicini e amici e spero che più persone si uniscano a noi. Insieme possiamo rendere la nostra comunità più luminosa. Non vedo l'ora del nostro prossimo giorno di aiuto.
Magari possiamo pianificare un evento comunitario in cui molte persone aiutano insieme. È un'ottima idea. Mi piacerebbe partecipare a un evento comunitario. Possiamo tutti imparare e crescere aiutandoci a vicenda. Sì, grazie Tom, per aver condiviso la tua storia su come hai aiutato il signor Smith. Mi è piaciuto parlare delle nostre esperienze. Spero che entrambi continuiamo ad aiutare gli altri e a ispirare più gentilezza nella nostra comunità. Grazie Alice. Ho apprezzato molto la nostra conversazione. Ricorderò sempre l'ultima volta che ho aiutato qualcuno e non vedo l'ora di aiutare di nuovo presto. Anch'io. Continuiamo ad aiutare e a imparare insieme. Arrivederci, Tom. Buona giornata. Arrivederci Alice. Buona giornata. Ci vediamo la prossima settimana. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.